Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, è tempo di prodotti preferiti del mese, perciò cominciamo! Come forse saprete, quest'anno sto cercando, con risultati decisamente alterni, di limitare il numero di nuovi acquisti e di cercare invece di riscoprire quello che già posseggo. Ho detto con risultati alterni perché di tanto in tanto ho dei cedimenti strutturali anche abbastanza significativi. Per esempio a febbraio ho perso completamente la direzione e ho fatto dello shopping furente tra Zara, H&M, un po' Ndokoyo Koyo, insomma bene ma non benissimo. Devo dire che a marzo è andata decisamente meglio e il segreto di questo successo, attenzione al segreto di Pulcinella, è stato quello di tenermi il più distante possibile da ogni luogo popolato di negozi, quindi praticamente reclusa oppure nella natura incontaminata. E ha funzionato al 90%. Lo dico onestamente anche perché se avete visto il mio video con i trend per la primavera e l'estate saprete che ho fatto dello shopping online, ma a onor del vero ho portato a casa soltanto 2 capi, che per me è già un ottimo risultato, e uno di questi capi è il primo dei miei preferiti di marzo. Ve lo mostro subito, l'ho inserito anche nel mio video con le tendenze per la primavera e per l'estate, ed è questa gonna che ho preso su ASOS ed è del brand ASOS in questa tonalità di beige un po' più scura. I beige, i colori terra, i colori neutri sono tra i trend di questa primavera estate, così come le linee un po' più rilassate, un po' più morbide, e questo è un perfetto esempio. Mi piace tantissimo perché ha questo taglio a ruota svasato, quindi che mette bene in evidenza la vita, che è una delle poche parti del mio corpo che tollero, ma poi morbida sui fianchi, anche uno spacco abbastanza sexy sul lato, ed è quel genere di gonne super flowy, morbidissime, che hanno quel movimento che quando ce l'ho addosso mi viene voglia così di ballare, un po' spagnoleggiante, un po' olle! Avete presente quelle gonne lì che mi mettono sempre di buon umore? Questo genere di capi di abbigliamento, quando ne trovo uno che mi dà gioia, evviva, e quindi sono ben contenta di aver ceduto con questo shopping online, e anche una cinturina nello stesso tessuto da annodare sul davanti. L'ho indossata parecchio, trovo che sia un ottimo capo anche nella transizione verso la primavera estate, e la morte sua secondo me è abbinata, un po' come avevo fatto nel video delle tendenze per la nuova stagione, con un top che illumini, un top anche molto basic, molto semplice come quello che indosso adesso, bianco, che dia un po' di luce. Passiamo adesso al secondo preferito di marzo. Se guardate le mie stories su Instagram, se non lo fate vi invito a farlo, trovate il link al mio profilo di Instagram nella info box proprio qui sotto il video. Saprete che la mattina molto spesso condivido con voi i miei look improbabili per la giornata, e questa gonna è apparsa abbastanza spesso nelle mie stories. Eccola qua, una gonna, indovinate un po', animalier, stranissimo, plissettata. Noto tra l'altro che il plissettato sta abbastanza tornando, che non era una roba che avevo subito messo a fuoco, ma adesso sta sempre di più venendo fuori così nei negozi che non sto frequentando, ma diciamo così online. Ho questa sensazione che il plissettato stia tornando. Ho un rapporto di amore e odio col plissettato, perché ho delle gonne che mi stanno veramente male. Questa, per motivi che ancora non ho ben messo a fuoco, invece trovo che vesta benissimo. Forse è dovuto a questo signorino qua che si chiama elastico in vita, che quindi va a stare al suo posto ma senza fare l'effetto salsiccia. L'ho indossata oh signor, l'ho indossata tantissimo, spesso abbinandola con un top nero molto semplice e con il terzo preferito di marzo, che è giubbottino in pelle. Un giubbottino che ho preso su Zara qualche anno fa, 1 o 2 anni fa, ma credo che non avrete difficoltà a trovarne di simili anche adesso. Un giubbottino un po' più corto che ho utilizzato anche un po', soprattutto a inizio mese,
come cardigan, quindi gonna, magliettina, anche t-shirt molto semplice nera, giacchino in pelle e sopra cappotto per le mattinate un po' più fredde. Secondo me il giubbottino di pelle non dovrebbe mai mancare, soprattutto questo genere di giubbottini un po' più cropped, un po' più corti, perché rendono più interessanti anche look molto basic, e poi non so voi ma io li sfrutto praticamente dalla primavera poi fino all'autunno, tolto forse quel momento di agosto dove fa, o luglio, dove fa un caldo porco che magari il giubbottino di pelle anche no, ma li sfrutto tantissimo e quindi è un po' uno staple, un must have che secondo me non dovrebbe mancare in nessun guardaroba. E questo conclude la categoria degli abiti. Passiamo alla prossima categoria, che per restare un po' in tema così fashion è quella degli accessori. Il mio accessorio preferito di marzo è una cintura che ho preso a febbraio da Zara. Questa cintura con doppia fibbia, un po' quell'effetto lì Tex-Mex, un po' pistolero, un po' Calamity Jane, che nei mesi scorsi, ma forse già anche l'anno scorso, avevo visto comparire un po' dappertutto, spesso anche sulle modelle, quelle di Instagram, quelle che vedi che fanno il try-on velocizzato con queste vitine di Vespa. E per qualche motivo mi sono lasciata tirare e devo dire che ho fatto bene, perché è un pezzo interessante, è uno spin un po' diverso dalla classica cintura perché ha questa doppia fibbia, si presta soprattutto ad essere indossata con capi un po' più a vita alta o con abiti per spezzare un po' e per rendere appunto più interessante il look. Non la consiglierei su jeans a vita bassa o robe del genere, perché appunto proprio per come è strutturata più è stretta e più è carina, perlomeno questo è il mio gusto personale e il consiglio che vi do. L'ho presa da Zara, credo che la potete trovare anche in altri luoghi, in altri laghi, in altri luoghi, e in tutti, com'era la canzone? Vabbè, ciao. La potete trovare anche altrove, e in ogni caso, se non l'ho ancora detto, ve lo ricordo qui adesso un po' out of the blue mentre passa l'ennesima moto. Sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi sto mostrando o valide alternative reperibili online, in modo che possiate avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi che io non ricordo mai o eventualmente anche acquistarli. Il link al mio post dedicato lo trovate, bam, se ci ho preso stavolta, cliccando sulla i sopra la mia testa, oppure nella info box qui sotto il video, proprio qui sotto, cliccando su mostra altro, mostra di più, show more, insomma quella roba lì, e tra l'altro lì trovate anche tutta una serie di altre informazioni varie ed eventuali che potrebbero esservi utili. Bene, si conclude così la categoria degli accessori. Passiamo adesso alla categoria dei trucchi. La mia riscoperta di prodotti che già posseggo per la categoria trucchi è stata abbastanza consistente, abbastanza rilevante. Diciamo che mi sto impegnando anima e corpo nel tentativo di terminare la maggior parte dei prodotti che ho, abbastanza difficile perché ne ho tantissimi, e quindi andare anche un po' a riscoprire quelli che avevo in qualche modo dimenticato, perché non so voi, ma io quando trovo un prodotto che mi piace poi lo uso per un sacco di tempo, ne trovo un altro, dimentico il primo e passo al secondo. Invece adesso nell'ultimo mese, diciamo anche negli ultimi mesi, sto davvero cercando di far ruotare i prodotti in modo da utilizzarne il maggior numero e non rischiare, come spesso mi accade, che scadano, che poi non è bello, perché se lo sapete i trucchi non è che costino proprio niente. Il che implica che ho selezionato per il video di oggi una discreta quantità di prodotti che avevo già nella mia collezione di trucchi e che ho riscoperto, e quindi brace yourself, tenetevi pronti perché c'è una valangata di roba. Insomma, manco io da dove iniziare. Iniziamo da, così a caso, fondotinta. Ne ho veramente tanti che alterno o che ho alternato, e spesso che mischio, cioè faccio veramente molto spesso dei tentativi così da alchimista. Prendo questo, lo metto con questo, vediamo che consistenza mi dà. Comunque in generale nel mese di marzo, forse proprio un po' in previsione e con l'arrivo della primavera, ho cercato di trovare delle combinazioni un po' più verso
il leggero, cioè un fondotinta leggero, non quell'effetto mascherone, e ho spesso abbinato questi due signorini qua, tutti e due abbastanza leggeri di per sé. Uno è l'Hello Flawless Oxygen Wow della Benefit, che mi piace tantissimo e che molto spesso, anche in passato, ho mixato con fondotinta decisamente più coprenti per renderli un po' meno intensi. A marzo però l'ho abbinato invece con il fondotinta, la Serum Foundation del marchio The Ordinary, non so se lo conoscete, un marchio abbastanza interessante, anche se un po' hit or miss, un po' così, alcune cose buone, altre tutte e due molto leggeri, molto liquidi, soprattutto questo, non so se lo sentite. Insieme secondo me danno un ottimo risultato, ce li ho su anche oggi proprio mixati, non so se vi rende l'idea. Allora, questo mi piace un po' di più, lo trovo un prodotto migliore, anche utilizzato da solo. Devo dire che questo signorino qua da solo non mi fa impazzire. Intanto si ossida abbastanza in fretta, quindi parti abbastanza bene e poi nel corso della giornata no. In più ha questo applicatore, questa pompettina in alto che di solito apprezzo tantissimo nei fondotinta. Secondo me anche per il fatto che The Ordinary è famosa per avere dei prezzi molto contenuti, non è un packaging che funziona molto bene, perché dopo un po' che il fondotinta resta lì, se uno prova a farlo sto facendo un danno, farlo uscire, tende un po' a spruzzare in tutte le direzioni. Mi è capitato tipo top bianco, faccio per far scendere il fondotinta, mi parte una spruzzata che Pollock, quindi ultimamente lo sto prelevando per evitare incidenti di percorso direttamente dal botticino. In generale però sono due fondotinta appunto molto leggeri, anche con una formula abbastanza che lascia respirare la pelle, non va quindi a chiudere troppi pori, e mi stanno piacendo molto insieme, quindi riscoperta per il mondo fondotinta questi due, anche e soprattutto abbinati insieme. Per quel che riguarda invece cipria, tempo fa avevo acquistato questa cipria di Becca, che è la Hydra Mist Set and Refresh Powder, un prodotto molto interessante, credo proprio di avervene già parlato nei video in passato, perché è una sorta di cipria che quando va ad essere applicata sul viso si scioglie, ha quasi una sensazione liquida, forse per questo si chiama Hydra Mist, quindi va proprio a fondersi, ecco, questa è la parola giusta, a fondersi e a risultare molto molto naturale, pur al tempo stesso fissando il trucco. Mi avvicino di nuovo perché proprio in onore di questo video oggi ho utilizzato, direi sì, tutti i prodotti che ho inserito tra i preferiti, quindi li potete vedere live sul mio musetto. Andiamo avanti perché ne ho ancora un discreto numero. Come fard, come blush, ho riscoperto questo, un prodotto che avevo lì da molto tempo e che stava rischiando di scadere, ma credo che riuscirò a finirlo, me ne manca pochissimo. Un blush in crema che dà questo effetto un po' più luminoso, un po' più fresco sul viso, che è il look che sto cercando di ottenere e ho cercato di ottenere nel mese di marzo. Non è eccessivamente pigmentato, però dà un effetto molto più naturale. Mi piace tantissimo, è del brand Pixi by Petra ed è lo Sheer Cheek Gel. Io all'epoca l'avevo acquistato su ASOS, adesso su ASOS non c'è più, ma lo si trova online. Metterò come sempre il link sul mio blog. È un prodotto molto interessante. Sto anche rivalutando un po' in generale i blush in crema rispetto a quelli in polvere. Procediamo con passi lunghi e ben distesi. Mascara, come vi ho detto credo già il mese scorso, ne posseggo diversi, sto cercando di farli ruotare. Questo mese mi sono un po' riavvicinata al Bad Girl Bang della Benefit, un mascara che mi
Mi piace, ma con delle riserve, nel senso che quando voglio delle ciglia belle voluminose, belle, non so se da lì si vede, ma credo di no, comunque intense, lo uso, ma va usato con attenzione, perché se esagerate tende un po' ad appiccicare le ciglia, a fare quell'effetto ciglia impiastricciate che io preferisco quando sono ben divise, ben delineate. Però questo la mattina, se ho fretta e non ho voglia di dare 1000 passate, ne dai 2 veloci e subito le ciglia spiccano, bello pigmentato, bello intenso, e quindi ho pensato di inserirlo come riscoperta in questo video. Per la categoria sopracciglia invece ho scoperto al fondo della mia collezione questa signorina qua, che non ricordo assolutamente come si chiama perché non c'è più niente di leggibile, ed è una brow pencil, insomma una matita per sopracciglia con questa punta angolata che ricorda molto la Goof Proof della Benefit. L'ho utilizzata anche questa oggi per fare le sopracciglia. Devo dire è un ottimo prodotto, non so perché l'avevo messa da parte, ma molto probabilmente perché avevo comprato qualcosa di nuovo e quindi ve la consiglio. Io ce l'ho in una colorazione che sarebbe bello sapere qual è, perché non si legge più niente, ma in generale è un marrone un po' più tendente al cenere, forse un po' troppo, però in generale è bella, bella pigmentata e molto, molto semplice da utilizzare grazie alla punta inclinata, mi veniva la parola. Ultimo, perché sto già parlando da tempo infinito, questo video so già che durerà 1000 anni, non so perché non riesco a farli più brevi, sempre a parlare, comunque ombretti di Huda Beauty, che in generale mi piacciono molto. Avevo comprato tempo fa, l'anno scorso a un certo punto, questi piccoli compattini che sono le Obsession di Huda Beauty. Questa è la Mauve Obsession, scusate, la Mauve Obsession, che si presenta in questo modo qui, con tutti i colori abbastanza caldi. Mi piacciono in particolar modo i metallici, che sto utilizzando con una discreta frequenza, e tra l'altro trovo che si adattino molto bene anche al blush di Pixi. Ce l'ho su anche oggi, soprattutto questa parte qua più metallica l'ho fatta con quello che è il mio preferito fra tutti gli ombretti di questa piccola palettina, che è questo qua, che avrà un nome, ma io il nome non saprei proprio dove leggerlo. Comunque questo qua, ottimi ombretti. Queste palettine poi sono anche molto comode da portare in viaggio. Tra quelle che ho visto questa è una delle mie preferite, ce n'è un'altra che non ho e non ho intenzione di comprare, con tonalità ancora più calde, ancora più aranciate, che secondo me non è male. Se capitate da Sephora dateci un'occhiata. E questo conclude la categoria delle mie riscoperte per il mondo del trucco. Passiamo adesso alla cura della pelle. Per la categoria della cura della pelle ho selezionato una serie di prodotti, alcuni sono delle riscoperte, altri sono articoli che avevo acquistato nei mesi passati e che ho iniziato ad utilizzare o a capire un po' meglio a marzo. Vi dico già che i primi due sono della Fresh, un brand che io adoro, che per nostra sfortuna è praticamente impossibile da reperire in Italia, ma non posso non citarli perché li ho riscoperti e me ne sono veramente reinnamorata. Il primo è una maschera, la Lotus Youth Preserve Rescue Mask, una maschera che va a illuminare, tonificare e levigare la pelle. È a base di alghe, seaweed e qualcos'altro non so dirvi di più perché non vado mai a leggere gli ingredienti. In ogni caso si utilizza in questo modo. Io la stendo sul viso utilizzando normalmente una di quei pennelli da maschera un po' più grandi, poi la si massaggia sulla pelle perché, come vedete, all'interno ha dei piccoli grani che credo siano appunto alghe, non lo so, che vanno anche a fare una leggerissima esfoliazione, quindi a levigare la pelle. La si tiene poi su per 5 minuti, quindi neanche troppo a lungo, e poi la si risciacqua e la sensazione è di immediata freschezza, la pelle risulta più luminosa, più levigata, insomma un vero toccasana. Se capitate in Francia o in altri luoghi del mondo in cui potete avere accesso alla Fresh, ve la consiglio, davvero un'ottima maschera. Il secondo prodotto dello stesso brand invece è di tutt'altro genere ed è la Vitamin Nectar Antioxidant Glow Water, fondamentalmente un'acqua illuminante
di quelle proprio, mamma mia, l'adoro. La sto utilizzando molto spesso, anche un po' un in between tra trucco e skincare, per inumidire il beauty blender, perché va ad aggiungere un po' più di luminosità al trucco, ed è un'acqua appunto antiossidante, illuminante, con questa profumazione di albicocca che a me fa impazzire, e l'ho utilizzata praticamente tutte le mattine, o comunque alternandola all'acqua termale della Ven, che utilizzo di solito per inumidire il beauty blender. Consigliatissima anche questa. Passiamo adesso invece a due prodotti che avevo già acquistato nei mesi scorsi. Uno l'ho utilizzato soltanto a marzo, quando ho finito la mia crema per il viso da giorno precedente. Scusate, vi ho dato una botta col piede, eccovi, ed è della Filorga, un marchio che mi sta piacendo tantissimo per quel che riguarda la cura della pelle, ed è la Skin Absolute Day. Vi dico fin da subito, molto cara, siamo sui 90-100 euro a seconda di dove la acquistate. Una crema da giorno anti-età. La particolarità è anche un po' la roba che quando l'ho aperta mi ha... Vabbè, da una parte contenitore ginormico, ma poi di crema ce n'è un cicinin, come si dice a casa mia. La particolarità è la consistenza, che è quasi quella di una mousse, molto piacevole da stendere, ma anche abbastanza ricca, che non sempre è una roba che apprezzo. In questo caso ne basta poca, la si stende e la pelle risulta immediatamente più... avete capito, quell'effetto di più tesa, ma anche al tempo stesso ovviamente profondamente idratata. Il lato negativo di questa crema è che ha una profumazione e una fragranza che non riesco bene a mettere a fuoco, ma non mi fa impazzire, però in generale la trovo veramente un ottimo prodotto. Potrei riacquistarla in futuro, anche se sulle creme per il viso mi piace sperimentare anche cose nuove. E arriviamo così all'ultimo preferito per la categoria cura della pelle. Questo è questa faccia, poi adesso vi spiego anche perché. Il siero all'acido ialuronico e alla vitamina B5 della The Ordinary, lo stesso brand del fondotinta del quale vi ho parlato all'inizio vi ho parlato quando mi riferivo al trucco. Un brand caratterizzato appunto da prezzi molto contenuti. Volevo un po' riprovare ad utilizzare dei sieri che non sempre riesco a mantenere all'interno della mia routine di cura della pelle, perché appunto troppi step poi mi passa la voglia. Questo l'ho utilizzato un po' di più, non so se vedete infatti che un po' l'ho usato. Ha la sua pipettina, la consistenza è quella, un gel un po' più liquido. Allora, l'ho messo tra i preferiti perché appunto ha un prezzo contenuto. A dirvi la verità, grandissimi benefici, proprio robe da dire mi ha cambiato la vita, no, però è un buon modo per approcciarsi al mondo dei sieri senza investire un capitale. Mi sembra di capire che forse i sieri con questa formulazione qua un po' più densa, almeno da quello che ho letto online, sono leggermente meno efficaci di quelli più liquidi. Poi correggetemi se sto sbagliando. In ogni caso ho deciso di inserirlo tra i preferiti perché appunto, come dicevo, è un buon approccio a costo ridotto al mondo dei sieri. Vediamo però, la prossima volta forse proverò qualcosa di diverso, mettiamola così. Quindi è un preferito lì un po' a metà, appeso ad un filo. Adesso passiamo all'ultima categoria. Questo mese niente libri, il mese scorso 2, botta di vita. Questo mese di nuovo siamo ritornati così a questo livello di 0 libri, perché ho passato la maggior parte del mio tempo libero guardando Netflix, che non è proprio il massimo della vita. Sono entrata nel tunnel di Gossip Girl, credo di avervelo già accennato a febbraio, anche perché, tanto per dirvi, sono 6 stagioni con una media di 20 puntate a stagione, tanta roba, ed è la classica serie alla quale io mi appassiono, perché quello che cerco io in una serie principalmente è un po' leggerezza, un po' intrighi, un po' storie giovani e fresche. Diciamo che Gossip Girl è un mix di tutti questi elementi, quindi non potevo che diventarne immediatamente schiava.
sono già alla quinta stagione inoltrata e mi sono già affezionata morbosamente a tutti i personaggi. Una serie che, se non conoscete, tra l'altro è anche abbastanza datata, non è decisamente una serie nuova, ambientata tra i giovani ricchi di New York, dell'Upper East Side, intrighi, amori, un po' Beautiful, un po' Sex and the City, un po' Pretty Little Liars, un po' un mix di un sacco di cose, anche un po', ve la butto lì, Beverly Hills 90210 in salsa contemporanea e ambientato a New York invece che Los Angeles. Molto fashion, molto, insomma, molto giovane. A me sta piacendo un sacco. Se casomai foste alla ricerca di una serie che vi impegni per i prossimi mesi, che non avete ancora visto per motivi che non so, perché mi pare di capire che quasi tutti l'abbiano già vista, io vi consiglio Gossip Girl, che trovate ovviamente su Netflix. E così arriviamo anche oggi alla fine di questo lunghissimo video dedicato ai preferiti di marzo. Come avete notato, ho cercato di riscoprire il più possibile prodotti che già avevo, con qualche piccolissima eccezione. Fatemi sapere se questo approccio un po' al riciclo dal proprio stesso guardaroba è un concetto che vi piace, e se devo continuare così, vi prego ditemi di sì, perché ci sto veramente mettendo tutta me stessa. Non ditemi che devo fare nuovi acquisti, vi prego, non ditemelo. Che altro? Vi ricordo ancora una volta sul blog la lista di tutti questi prodotti con eventuali link per saperne di più o anche acquistarli online, link al mio post qui sopra oppure nella info box. Se questo video vi è piaciuto, come ogni volta io vi ricordo anche di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Fatemi anche così, condividete con me quelli che fra tutti i miei preferiti sono i prodotti che vi hanno incuriosito di più e perché, o al contrario, se avete prodotti a voi molto cari da consigliarmi, lasciatemeli nei commenti perché mi interessa sempre tantissimo. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!